Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete sul mio canale Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'open source e all'IT che piace a me e spero che piaccia anche a voi. Questa settimana andremo di nuovo a parlare di intelligenza artificiale perché mi sono un po' ingrifato nelle ultime settimane con questa nuova tecnologia e ravanando un po' su internet, oltre che le solite chattate con questi bot che ci danno delle risposte più o meno sensate, ho trovato un progetto interessante che vi voglio presentare, perché almeno si avvicina a qualcosa che ha uno scopo un pochino più sensato, no? Tra le tante cavolate, si può dire, che si trovano in circolazione. Chiaramente il mio scopo è sempre fare dei video dove tutto è in locale, sfruttando delle risorse che non sono siti di qua, di là, che ti danno l'API, che ti dà il motore IA o altre menate di questo tipo. Voglio utilizzare solo soluzioni open source che sono disponibili a tutti e che potete lanciare direttamente sulla vostra macchina. Però, per chi non se lo ricordasse, abbiamo sempre il nostro canale Zabbix su Telegram, che si chiama Zabbix Italia. Se non siete iscritti, iscrivetevi e parleremo magari non di intelligenza artificiale, ma di Zabbix, ok? E andiamo alle mie fantastiche slide per farvi capire di che cosa parliamo. Crew AI è un framework abbastanza famoso negli ultimi mesi che ci permette di fare che cosa? Di creare un team di lavoro all'interno del nostro server, computer, quello che volete, sfruttando i modelli LLM. Quindi i modelli che ci davano la possibilità di chattare, no? E chiedere quattro cavolate, adesso sono messi all'interno di un ecosistema che ci permette di risolvere che cosa? Dei task e fare in modo di collaborare queste intelligenze artificiali tra di loro per risolvere il problema che gli abbiamo chiesto. Okay? Quindi CrewAI si pone questo obiettivo. Cosa ci serve? Beh, banalmente Python di nuovo, perché Python è alla base di molti progetti open source su intelligenza artificiale, ma non solo, e poi chiaramente il framework CrewAI. Perché usarlo? L'ho già detto, perché ci permette di realizzare appunto degli agenti autonomi che possono risolvere dei task. Andiamo a vedere qual è il concetto dietro a Crew AI. Questa immagine è presa direttamente dal GitHub del progetto e ci mostra un po' l'ecosistema. Ecosistema che come vedete è formato da agenti che ci permettono di realizzare dei task e prendere delle decisioni e comunicare tramite gli altri agenti le informazioni che loro hanno elaborato. Okay? All'interno di questo ecosistema poi dobbiamo anche avere che cosa? I task, quindi che cosa devono fare gli agenti. I task ci permettono appunto di assegnare dei compiti ai singoli agenti e a questo punto fare delle cose che possono essere veramente tante, possono essere, non so, andare a scrivere del testo banale, ma anche a scrivere del codice, ok? E tutto intorno, chiaramente, abbiamo la nostra crew, il nostro equipaggio, il nostro team, formato appunto da questi agenti con delle regole, con dei ruoli ben specifici per assolvere all'obiettivo finale, che è chiaramente fornirci l'output che vogliamo, ok? Come fanno questi agenti a collaborare? Lo vedete qua in questa slide. Ogni agente ha un ruolo ben specifico, quindi c'è l'agente che è responsabile, poi abbiamo magari un agente che è quello che fa le ricerche e poi abbiamo un agente che andrà a scrivere l'output finale formattato in una certa maniera, ok? Che chiaramente dovremo decidere noi. E tra di loro si scambiano informazioni per fare che cosa? Per cercare di ottenere il miglior risultato. Il manager sarà quello che andrà a, in questo caso, poi potete specializzarli come volete, però il concetto è quello che c'è magari un agente che si occupa di recuperare tutte le informazioni e controllare che siano in un formato
abbastanza decente, o perlomeno quello che vogliamo poi come output finale, ok? I singoli agenti hanno bisogno comunque molte volte di essere specializzati in determinate cose. Per esempio, noi possiamo sfruttare il concetto di tool, quindi di strumento, che ci permetterà di andare ad assolvere a un compito specifico il singolo agente. Per esempio, sulla pagina di LangChain potete trovare un insieme di tool già preconfezionati, quindi sono delle librerie già prefatte che ci permettono di operare su vari ambienti, che possono essere, non so, la shell, andare a cercare delle cose su internet, o andare a parlare con le API di AWS piuttosto che qualcos'altro, eccetera. E questo è molto utile perché, per esempio, noi possiamo andare a specializzare degli agenti per la ricerca su internet, e quindi lui andrà a cercare su internet le informazioni e un altro agente andrà a prendere queste informazioni per rielaborarle. Oppure per fare dei calcoli, ok? Trovo delle informazioni e faccio un calcolo finale su, per esempio, un costo che può avere l'acquisto di più oggetti. Quindi sicuramente l'utilizzo dei tools ci va a specializzare e a trovare uno scopo ancora più interessante per gli agenti. Un esempio classico, che tra l'altro trovate nella documentazione ufficiale di Crew AI, è il Trip Planner Crew. Quindi un team che ci permette di disegnare la nostra vacanza, ok? In questo caso, per realizzare un ottimo piano di vacanza, lo sviluppatore ha pensato di specializzare 3 agenti. Un agente che si chiama City Selection Agent, un agente esperto sulle informazioni del posto in cui vorremmo andare a soggiornare, e poi il Travel Concierge, che andrà a prendere tutte queste informazioni e fornire un output classico di un consulente di vacanze, ok? Quindi con ogni giorno che cosa dovremo andare a vedere, delle informazioni generali del posto che abbiamo scelto, quindi sai, portati dietro questa cosa perché sicuramente sarà utile, o il costo del viaggio, ok? Quindi è interessante perché andremo a vedere l'iterazione tra di loro o perlomeno ha uno scopo molto utile che potrebbe coinvolgere un insieme di attori fisici, non persone normali, nell'andare a cercare queste informazioni, riassumerle insieme e poi fare un output testuale molto carino. Questo è un esempio, ce ne sono tanti altri. Per esempio c'è la possibilità di realizzare del codice Python per fare magari un videogiochino, il classico Pong, o andare a recuperare informazioni su una specifica azione di mercato e girargli intorno con delle informazioni più o meno utili, ok? Però questi sono degli esempi che chiaramente potete espandere o crearne di nuovi, però è molto utile avere una base di partenza, anche per me, perché sono una capra e quindi ho dovuto imparare sopra questo codice come ottenere un output che sia decente, ok? Perché il più delle volte questi esempi che vedete su YouTube sono basati su ChatGPT 4, con l'utilizzo di API esterne, con sarchiaponi che comunque dovete pagare, prendere token sponsorizzati, menate varie, e a me non mi piace proprio per niente. Quindi ho fatto con quello che avevo, sfruttando tutte soluzioni locali, ok? Esistono altre soluzioni a Crew AI? Yes, sì, ce ne sono altre, ok? Una che è molto famosa è quella che si chiama Autogen, che è sviluppata da Microsoft, che non è proprio nelle mie corde. L'ho provata, non so come mai, però veramente non mi piace moltissimo perché sembra sviluppata in abbozzo, non capisco come mai, magari la proverò di nuovo, però mi sembrano degli abbozzi, non capisco come facciano, avendo sviluppatori pagati, non lo so. E poi c'è ChatDev, che si prefigge invece uno scopo un po' differente, che è la possibilità di
creare un team per uno sviluppo software, quindi più mirato a uno scopo ben preciso. AutoGen è più generalista come Crew AI, e l'unica cosa interessante di AutoGen è che ci permette di eseguire del codice Python all'interno di sandbox, che in questo caso possono essere dei Docker container, ok? Questo per il momento si può fare con Crew AI, ma non in maniera così veloce e snella. Con l'utilizzo dei container Docker è molto furbo, perché chiaramente il codice rimane all'interno di una sandbox, e se anche hanno scritto delle baccate paurose, comunque rimane lì e non sbraga niente all'interno della vostra macchina. E questo è molto interessante, ecco l'unica cosa che mi piaceva e avrei voluto provare. Detto ciò, andiamo a vedere un esempio dal vivo, anzi vi faccio vedere il sito di Crew AI, perché vi sarà molto utile quando vorrete scrivere qualcosa, ok? Quindi c'è il repo ufficiale GitHub, c'è la documentazione, come notate, che è abbastanza decente, c'è scritto quasi tutto, mettiamolo così. È un progetto relativamente giovane, perché avrà 5-6 mesi, non è una cosa che c'è da anni, e quindi per essere comunque abbastanza nuovo è documentato decisamente bene. Altra cosa interessante sono tutti gli esempi che vedete qua. Ci sono vari esempi già pronti, come vi dicevo, c'è il trip planner, c'è lo stock analysis, c'è la parte game builder, quindi ti fa quel giochino, quindi ci sono un insieme di esempi che potete utilizzare direttamente come ispirazione per fare qualcos'altro, ed è fondamentale, ok? Perché altrimenti vi perdete completamente. Detto ciò, vi andrei a far vedere che cosa. Di nuovo il mio fantastico Jupyter Lab, che mi aiuterà per testare questo codice che è il trip planner, ok? Per vedere cosa succede nella realtà utilizzando delle risorse locali. In questo caso il motore AI è Ollama nella sua ultima versione, che è la 1.25, dovrebbe essere, mazza, non me lo ricordo più, che tra l'altro di recente ha sviluppato tutte le API di ChatGPT, quindi di OpenAPI, scusate, OpenAI, e quindi è compatibile con qualunque tool di terze parti che vuol dialogare utilizzando quelle API che sono standard ormai, quelle di OpenAI, che sono i costruttori, no, i realizzatori di ChatGPT. Detto ciò, sfruttiamo Jupyter Lab perché? Perché è molto carino da vedere e ci permette di andare a vedere ogni singola parte del codice, che cosa succede. In questo caso qua ho fatto un pip install di Crew AI e poi un'altra componente che ci servirà appunto per la ricerca online, quindi DuckDuckGo, che ci permette appunto di cercare le informazioni andando in giro su internet. Detto questo, dobbiamo poi passare alla parte di definizione del nostro codice. Sono veramente 4 righe, non è mostruoso. Qua io vado a importare le librerie per gestire la comunicazione con Ollama, perché usiamo Ollama come motore di inference, che sicuramente è uno, potete anche usare ChatGPT o altri, ma appunto voglio utilizzare solo risorse locali. E il modello, normalmente uso Mistral o cose di questo tipo, ma per questo specifico compito non andava bene, perché tirava fuori delle risposte non coerenti, c'erano un insieme di problemi. E quindi ravanando su internet ho scoperto questo OpenChat, che effettivamente dava delle risposte un pochino più coerenti, andandolo a tunare leggermente con che cosa? Con dei terminatori specifici che suggerisce tra l'altro Crew AI quando volete utilizzare Ollama. Perché? Perché quando vi tira fuori il testo che ha elaborato, teoricamente ci sono delle meta informazioni, quindi una specie di tag. Questi tag devono essere in un certo formato, perlomeno per essere gestiti da Crew AI.
Altra cosa importante è dirgli su quale macchina sta girando Ollama, e quindi ho dovuto mettere il mio IP. E poi temperature. Temperature è una specie di flag o variabile che va a definire come il modello deve rispondere, con più o meno, no, estro, mettiamola così, 0 molto lineare e fino a 0,9 o 1, non mi ricordo più, può sbizzarrirsi con risposte più o meno confuse, ok? Quindi una via di mezzo che ho trovato per ottenere un output abbastanza decente è 0,5. Detto ciò, importiamo poi le librerie di DuckDuck e andiamo a creare invece un tool per calcolare. Perché? Perché ci servirà a calcolare le spese del viaggio, ok? E quindi qua vado a definire questa classe che ci permette di fare questo calcolo. Dopodiché andiamo a definire i nostri agenti, quindi travel agent, specializzandoli, come dicevamo prima, expert travel, city selection expert, eccetera. Cosa importa tantissimo? Importa tantissimo la storia, quindi la storia di questo agente, quindi per specializzarlo dovete raccontargli chi è, detto in parole povere, e dargli un obiettivo, quindi il goal. L'obiettivo è realizzare un piano di viaggio, eccetera, eccetera, di 7 giorni. E poi definire i tool che potrà utilizzare questo agente. In questo caso i tool di ricerca e il tool di calcolo. Andiamo a vedere il City Selection, anche lui con il suo background, sei un esperto, disegnatore, analista di viaggi che riesce a trovare il meglio nelle destinazioni. E poi il goal è selezionare le migliori città in base anche alle condizioni climatiche, di stagione e di prezzo, ok? Perché anche quello è fondamentale, no? Se vogliamo disegnare un percorso di vacanza che abbia un minimo di senso. E poi il nostro Local Tour Guide. Questo andrà a estendere i dettagli sulle città che abbiamo selezionato in precedenza. Quindi tutte queste informazioni sono passate da un agente all'altro e come vedete qua il tool che usa anche questo agente è solo quello di ricerca, quello di calcolo gliel'abbiamo dato solo al primo agente. Dopodiché andiamo a definire i task che, come dicevo prima, devono essere di nuovo sono gli scopi che dovranno assolvere questi agenti. Quindi il task primario, questo qua, è quello che va a collezionare le informazioni della destinazione che abbiamo scelto, ok? Passandogli chiaramente le variabili su dove vogliamo andare, sul periodo e sugli interessi che noi abbiamo in quel viaggio, ok? Secondo punto è identificare la città, perché chiaramente se gli dico facciamo un viaggio in India, ma in India ci sono tante città, qual è quella migliore per quello che mi interessa fare in quel viaggio? E quindi uno dei task è questo qua. E poi il task finale che è quello di definizione in maniera programmatica di tutta la mia vacanza. E qua dovremmo essere abbastanza bravi per dirgli per scrivere, no, nel task cosa vogliamo come scopo finale. E per me è veramente difficile, sono una capra nella scrittura e quindi più che dirgli voglio questo, quest'altro, basta. Qua tutte le volte bisogna andare a ravanare per scrivere, no, un qualcosa di più aulico che spieghi l'output finale. Tra l'altro, come vedete qua c'è tip section perché andiamo a convincere un po' di più gli agenti che se fanno un buon lavoro si prendono dei soldi, ok? Qui c'è all'inizio c'è questa parte qua, tip section, che gli dice ok, se fai un bel lavoro ti do $10.000 di commissione. Bah, non lo so se serve, ma comunque molti lo mettevano e ci ho messo anch'io, tanto per. Andiamo nella parte di main code dove andremo a definire, no, quali sono le variabili in gioco all'interno dei vari task e andare ad attribuire, quindi la parte principale è questa, quali sono gli agenti e i task all'interno della mia crew, quindi del mio team che dovrà sviluppare questo itinerario di viaggio. E poi qua con il crew kickoff andiamo a lanciare la ricerca. Questa parte qua è solo una parte di prompt che ci genera le domande
per immettere le variabili del nostro viaggio. Andiamo a vedere l'output. L'output è questo, e quindi gli ho detto che voglio partire da Torino e andare a fare un viaggio negli Emirati. Il periodo è novembre e mi interessa solo andare in giro a vedere, no, le cose belle del posto. Lui inizia, quindi entering new crew execution, parte con queste variabili all'interno del loop e inizia a delegare ai suoi agenti. Va a cercare le informazioni, come vedete qua use tool, e quindi va a utilizzare dei tool per ottenere delle informazioni sul posto che ci interessa visitare. Quindi lui ha già capito che UAE sono gli Emirati Arabi, e quindi c'è Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, eccetera, eccetera, all'interno di questo paese. Chiaramente serve concentrarsi su quali sono le città più interessanti, e quindi va a passare le informazioni più tutto il testo che gli abbiamo detto di eseguire durante la fase di task, e qua mi tira fuori un insieme di informazioni, no, che è andato a ravanare su internet. Vedete tool DuckDuckGo, quindi è andato a prendere delle informazioni su internet, magari serve qualcosa in più e quindi magari può anche andare a prendere qualcosa in più, e poi genera l'output. L'output, come vedete, è un insieme di cose da andare a vedere o di eventi che ci sono all'interno degli Emirati, ordinate, però chiaramente non sono sufficienti, quindi queste informazioni andranno passate al secondo agente e al secondo task, che dovrà espandere queste informazioni in una maniera più programmatica, elencando giorno per giorno e anche i costi di questo viaggio. E come vedete qua nello scambio delle informazioni, a un certo punto finished chain, e arriviamo all'output definitivo, che è questo qua. Quindi questo output definitivo è molto ricco, perché appunto ci dà una prima intestazione del viaggio, e poi ogni singolo giorno è schedulato da attività, per esempio l'arrivo, la visita al Burj Khalifa o Palm Jumeirah, con anche i possibili costi, cosa andare a cosa portarsi dietro, come vestirsi, e anche dei link ai posti che andremo a visitare. Quindi molto dettagliato, cioè un lavoro così comunque richiede del tempo, ok? Terzo giorno Dubai Mall, con le varie informazioni, qua dipende quanto volete pagare, però vabbè, è un'idea di massima, ok? Fino ad arrivare all'ultimo giorno. Quindi un lavoro, secondo me, molto fatto bene, per essere comunque tutto in locale, vi ricordo, quindi intelligenza artificiale con modelli locali, e sfruttando solamente un tool di ricerca su internet. Sicuramente si può fare di più, probabilmente siamo solo agli inizi di questa avventura, magari fra un anno sarà fantastico, però sicuramente è importante esserci e iniziare a capire dalle basi cosa sta succedendo, ed ecco perché vi porto questi contenuti, perché a me piace esplorare. Esplorando si trovano delle cose carine da mostrare, e questo secondo me valeva la pena. Scusate se sono stato un po' lungo, spero di aver dato abbastanza informazioni, e vedremo cosa ci riserva la prossima settimana. Per adesso è tutto da Dimitri, ci vediamo su Quadrata, ricordatevi Zabbix Italia, il nostro canale Telegram, e buona giornata a tutti. Ciao!